Ciao a tutti, siamo arrivati a fine anno e come ogni anno è il momento di mettere in ordine tutto il lavoro che abbiamo fatto nel corso dell'anno scolastico. Quindi oggi vedremo come archiviare i corsi di Google Classroom. Come vedete sono nella schermata in cui è possibile vedere tutti i corsi che abbiamo creato o a cui siamo iscritti e il primo è classi di prova. Cliccando su questi tre puntini vediamo come si può archiviare il corso. Nel momento in cui io faccio questa selezione, Google ci suggerisce che dopo aver confermato il nostro corso non potrà più essere modificato, cioè il corso verrà spostato fisicamente nella cartella archiviati e così facendo noi non potremo ricevere nuovi compiti, non potremo rispondere a commenti e questo perché il corso viene appunto archiviato, viene bloccato. Proviamo a dare la conferma. Il corso è sparito dall'elenco dei corsi normali, ma perché lo possiamo trovare semplicemente cliccando sulle tre lineette in alto a sinistra e scegliendo la voce corsi archiviati. Ecco che qua ci troviamo di nuovo il nostro classe di prova, nel quale posso tuttora entrare, posso vedere i lavori consegnati dai ragazzi, quindi io posso vedere ad esempio l'esercitazione, posso vedere chi me l'ha consegnata, posso vedere anche i compiti, posso vedere i partecipanti a questo corso, ma non posso commentare, non posso creare altri post all'interno dello stream, non posso creare altri compiti. Passiamo ora alla visualizzazione sul lato studente. Come vedete poi in alto c'è l'icona di Philip che ci fa capire che stiamo lavorando come degli studenti e infatti nell'elenco dei corsi non è più presente la nostra classe di prova. Se però anche lo studente clicca sui tre trattini e va in corsi archiviati, potrà trovare la classe di prova. Attenzione a una caratteristica, vedete che non ci sono i tre puntini in alto per lui e anche qui non c'è il menu di impostazioni. Questo perché? Perché lo studente non può più abbandonare il corso. Questo è stato fatto per far sì che nel momento in cui il professore archivia il corso, tutti i compiti che sono stati consegnati agli studenti nel corso dell'anno non vadano in un certo senso a sparire da Google Classroom nel momento in cui uno studente dovesse decidere di abbandonare quel Classroom, fermo restando che la copia dei compiti resta sempre salvata sulle cartelle di Google Drive associate al Classroom. A proposito di Google Drive, vi ricordo che è stata creata una cartella automatica che si chiama Classroom, all'interno della quale troverete tutte le sottocartelle relative ai corsi che avete creato o per i quali avete contribuito. Potrebbe essere un buon consiglio creare una nuova sottocartella cliccando su Nuovo e scegliendo Cartella relativa all'anno formativo, all'anno scolastico che si è appena conclusa e poi spostare all'interno tutte le cartelle. In questo modo potreste creare una buona archiviazione dei dati. In questo caso ho creato la cartella anno formativo 19-20, confermo la creazione e posso quindi iniziare a spostare le cartelle che voglio archiviare all'interno di questo corso. In questo modo l'anno prossimo potrò creare un'altra sottocartella e così abbiamo un archivio che può andare avanti anche nel corso degli anni. Torniamo alla visualizzazione del professore e possiamo vedere che se vogliamo ripristinare o ricominciare a lavorare su un corso che noi abbiamo archiviato, sarà sufficiente cliccare sui tre puntini e scegliere ripristina. In questo modo potremo quindi tornare a modificare e interagire con il corso, quindi io confermo, ed ecco che se mi sposto nell'elenco dei corsi, ora ritroverò la classe di prova che avevo precedentemente archiviato.